Ciao ragazzi, primo video dell'anno e partiamo subito col botto. Lion Distortion di Francesco Cremonese della Black Cat Devices, già trattata in questo video che vi invito a guardare qualora ve lo foste perso, perché è davvero molto interessante. Distorsore con scocca stampata in 3D in PLA che lo rende leggerissimo, pesa infatti 246 grammi, ma allo stesso tempo molto robusto. Vi ricordo che supporta una pressione di 120 kg. Andiamo a vedere il prodotto nel dettaglio, che ne abbiamo da raccontare. Il pedale al tatto risulta essere davvero robusto ed è sicuramente molto leggero perché pesa 246 grammi. Sulla parte frontale abbiamo 6 manopole e 2 interruttori. Vediamo a che cosa servono. Dunque abbiamo le 2 manopole BM che corrispondono appunto a bassi e medie. La manopola R invece sta per ROAR, quindi va a identificare il ruggito del pedale stesso. In questo caso andiamo ad aumentare in maniera esponenziale gli alti. La manopola V ovviamente sta per il volume, il gain imposta il guadagno di amplificazione del segnale, quindi passiamo da distorsioni più leggere fino ad arrivare a suoni molto più duri rivolti anche al metal, soprattutto se andiamo ad aggiungere e a incrementare il doppio gain. Questo potenziometro gestisce il secondo stadio di gain e si attiva solamente quando viene premuto il foot switch sinistro. Il selettore F che sta per filter invece cambia la polarizzazione all'interno del circuito, generando un suono caldo se viene posizionato verso il basso oppure più rivolto sugli alti posizionato in alto. Questo selettore gestisce la sezione dei diodi di clipping. Verso l'alto useremo il silicio. Posizionato in mezzo non c'è nessun clipping. Portato invece verso il basso avremo il germanio. Sulla testa ovviamente come al solito sono presenti in e out. Nella parte laterale invece troviamo l'ingresso per l'alimentazione. Alimentazione che può essere utilizzata sia da 9 o da 12 volt. Ok ragazzi, facciamo qualche piccolo test di prova. Questo è il nostro canale pulito. Attiviamo adesso il distorsore, sono impostate le equalizzazioni al minimo. Aumentiamo un pochettino bassi, alti, medi, andiamo a aumentare un pochettino il gain. Di più. Qui stiamo lavorando senza clipping, quindi col suono normale.
abbiamo la possibilità di aumentare il gain. Passiamo un pochettino. Ora lavoriamo sul silicio, quindi spostiamo l'interruttore a levetta in alto e andiamo a lavorare sul silicio. Rispostiamo le nostre regolazioni al minimo, tanto per capire come lavora. Anche qua possiamo andare a aumentare l'altro livello di gain. E poi passiamo con l'ultima regolazione, quindi ci spostiamo in basso e andiamo a lavorare con il germanio. Rispostiamo sempre per fare lo stesso paragone. Attiviamo il secondo stadio.
Credo di avervi fatto sentire tutti i suoni e le sfaccettature che si possono tirare fuori da questo pedale distorsore. Non è semplicissimo da utilizzare perché abbiamo davvero tante impostazioni da gestire, ma quando si trova il sound che si cerca, direi che sotto i piedi abbiamo un gran bel distorsore, che secondo me dà il meglio di sé quando viene utilizzato con i diodi al silicio e al germanio. In questo caso tiriamo fuori dei suoni ricchi e corposi e difficilmente passa inascoltato. Vi lascio il link in descrizione per acquistare i prodotti di Black Cat Devices. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché tanto è a gratis, ragazzi, è a gratis. Iscrivetevi e ci vediamo prossimamente. Ciao!